Eccomi qua ragazzi, allora questa è la pompa elettrica che utilizzerò per creare la fontana per il mio presepe, costa intorno ai 5 euro. Questa finestrella scorrevole serve per regolare la quantità del flusso di acqua che vogliamo far scendere dalla nostra fontanina. Ora vi mostro il suo funzionamento. Dobbiamo solo immergerla nell'acqua e inserire la spina in una presa elettrica. Nel caso specifico, questa pompa ha anche queste luci che servono per illuminare la fontana, ma se la pompa che comprerete non ce l'ha, non fa niente perché non sono necessarie. Ecco, guardate, questa è la mandata della pompa e le luci possono andare anche nell'acqua. Vi ripeto, non sono necessarie, quindi se non ci sono non fa niente. Allora, questa è la scodella intorno alla quale costruirò la fontana e che farà da serbatoio di raccolta d'acqua. Il posto per costruire questa fontanina sarà questo, quindi rimuovo un po' di polistirene per creare lo spazio per inserire la scodella dentro. Utilizzo la colla a caldo con questa pistola per incollare i pezzi. La pagherete intorno ai 15 euro. Una volta inserita la spina nella corrente, dobbiamo aspettare che si scaldi bene prima di poterla utilizzare e l'incollaggio avviene quasi in modo istantaneo. Come prima cosa vi dovete procurare un pannello isolante di polistirene come questo dallo spessore di 2 cm. Lo potete acquistare presso un qualsiasi rivenditore di materiale edile e lo pagherete intorno ai 3 o 4 euro. Da questo pezzo che ho ritagliato adesso costruisco la parete della fontanina. I vari elementi che compongono la fontanina li ricavo invece da questo pannello isolante dallo spessore di 3 mm che ho acquistato in negozio di colori e parati. Eccolo, questo è primo. Per incollare userò questa colla bicomponente, un kit costa intorno ai 3 euro. Per preparare questa colla bisogna mischiare una parte del componente B con un'altra parte del componente A. Dopo mischiato i due componenti abbiamo circa un'ora di tempo per utilizzare l'adesivo ricavato. Continuo a ritagliare altri pezzi. In effetti questi dovrebbero essere delle piccole lastre di marmo. La copertura a questa fontana la faccio utilizzando questa piccola striscia di cartone che già ho tagliato. Ora devo incidere le pietre su questo muro, dunque per questo scopo utilizzerò questo saldatore a stagno per cavi elettrici. Vi consiglio di impostare una temperatura molto bassa, quasi al minimo, e facciamo poi delle prove su un pezzettino di polistirene per controllare se la temperatura è quella giusta. Per capire se la temperatura impostata è quella giusta, dovete fare delle prove su un pezzettino di polistirene come questo. Se la punta è molto fredda vedete che non riuscirà a incidere, mentre invece se è molto calda farà dei solchi molto grossi e profondi, quindi mi raccomando fate prima delle piccole prove. Le pietre che sto creando somigliano un pochettino alle pietre di Trani, dette anche scorza di Trani perché hanno, come vedete, una forma irregolare. Ovviamente non dovete per forza utilizzare questo modello, potete anche acquistarne uno molto più economico che costa intorno ai 10 massimo 15 euro. La cosa importante è che deve avere la rotellina per regolare la temperatura. Ora devo fare la punta a questo bastoncino di legno, quindi lo strofino su un foglio di carta abrasiva.
Ora con questo bastoncino vado a spingere dentro qualche pietra qua e là per rendere questo muretto molto più reale. Questo perché le pietre di solito non sono mai perfettamente in piano. Mi raccomando, vi consiglio di spingere dentro solo qualcuna, non tutte. Vi consiglio adesso di prendere anche un sassolino come questo e di batterlo sulle pietre che abbiamo creato. In questo modo andremo a rendere la loro superficie molto ruvida e irregolare. Ho completato, adesso posso incollarlo utilizzando la solita colla a caldo. Da questo tubo di rame che si usa normalmente per i condizionatori, adesso ricavo il rubinetto della fontanina. Faccio un forellino e inserisco il tubicino. Per evitare possibili perdite di acqua, metto una fascetta a strappo sul tubicino della mandata della pompa in modo che possa aderire meglio sul rubinetto di rame che ho appena installato. Ora dal lato di dietro sistemo la pompa dell'acqua nella scodella e poi la collego al tubicino di rame. Mi raccomando, per evitare perdite di acqua utilizzate una fascetta a strappo per stringere il tubo di gomma. Ok, anche le luci a LED le inserisco nella scodella e poi blocco il tubicino di rame definitivamente utilizzando la colla a caldo. Bene, ora ritorniamo a lavorare nel lato anteriore della fontana. Come vedete sto applicando del cartone che ho ammaccato precedentemente con le mani per creare la roccia intorno al muro. Un po' di cartone lo incollo anche sotto la scodella. Adesso ricavo tanti mattoncini da questo pannello di polistirene che dovrò incollare sul bordo della fontana. Come adesivo utilizzo la colla bicomponente. I mattoncini li ho incollati, adesso applico altro cartone qua sotto. Chiedo scusa ragazzi per questa piccola interferenza. Come vedete questo è il mio solito gattino di nome Chewy che è venuto a schiacciare un pisolino proprio sul mio presepe. Purtroppo non posso distrarmi un po' che lui subito se ne approfitta. In questo barattolo c'è un adesivo che viene utilizzato comunemente per incollare il polistirene. Ne prendo un po' e lo diluisco come se fosse una pittura, mischiando una parte di prodotto e 2 parti di acqua. Un barattolo costa circa 10 euro e lo potete acquistare presso un negozio di colori e parati. Ora questo prodotto lo vado a passare sul polistirene perché devo rendere la superficie di questo materiale più idonea a ricevere poi la pittura acrilica che dovrò applicare dopo. Cerco di spiegarmi meglio. Questo adesivo non solo farà da aggrappante, ossia non solo farà attecchire bene la pittura, ma servirà anche per rendere questo materiale, ossia il polistirene, molto più ruvido. In verità questo adesivo dobbiamo passarlo anche su tutte le altre parti del presepe che sono fatte di cartone,
Questo per rendere, come già vi ho detto, questo cartone molto più rigido e soprattutto per renderlo molto più verniciabile. Comunque è consigliabile fare almeno 2 passate con questo prodotto. Come potete notare, questo prodotto l'ho applicato sull'intero presepe. Alla fine di questo tutorial troverete anche il tutorial di come ho realizzato l'intero presepe. Vi consiglio di guardarlo. Ora diluisco altro adesivo nello stesso modo di come l'ho fatto prima, però questa volta aggiungo anche un po' di malta premiscelata, eccola. Se non ce l'avete potete utilizzare anche un po' di sabbia. Questo composto ora lo vado ad applicare sul cartone per farlo sembrare molto più ruvido, come se fosse veramente vera roccia. Per colorare userò questi colori acrilici. In descrizione di questo video vi ho messo tutti i link dei materiali che ho utilizzato per realizzare questo progetto. Per acquistarli dovete solo cliccarci sopra. Ok, incomincio con il marrone scuro e lo faccio molto diluito perché deve poter penetrare bene sulla roccia. Oltre al marrone abbiamo utilizzato anche altri colori per colorare la montagna. Allora tutte le informazioni relative a come colorare questa montagna e soprattutto a come costruirla le troverete nel video che vi ho messo alla fine di questo tutorial. Vi consiglio fortemente di guardarlo perché ci sono tanti consigli utili per voi. Per creare il grigio prendo un po' di acrilico nero. Poi prendo anche un po' di acrilico bianco, eccolo qua. Bene, poi aggiungo un po' di acqua, mischio ed ottengo un bel colore di grigio. Ora con questo colore pitturo tutto ciò che c'è sul muretto. Quando si sarà asciugato il grigio, prendo un po' di giallo ocra e lo diluisco con molta acqua. Con quest'altro colore cercherò di pitturare solo la parte superficiale delle pietre, senza sporcare le fughe. Adesso diluisco un po' di marrone scuro con molta acqua e vado a macchiare, insomma, a pitturare solo alcune parti di queste pietre. Ora prendo di nuovo il giallo ocra, lo faccio molto diluito e lo passo un po' dappertutto in modo da sfumare il marrone scuro che ho appena messo. Al termine il marrone scuro si deve appena intravedere. Mi raccomando, cerchiamo di non sporcare le fughe. Appena si sarà asciugato il colore, per invecchiarlo un po', intingo il pennello nell'acrilico bianco. Poi rimuovo la pittura in eccesso dalle setole tamponando il pennello su un pezzo di carta come vi sto mostrando adesso. Ed infine, con questo pennello quasi privo di colore, vado a strofinarlo un po' dappertutto. Mi raccomando, in questa fase il pennello deve essere solo leggermente sporco di bianco. Questa è colla vinilica, ne stendo un pochettino alla base della fontanina e poi sopra ci appoggio un po' di muschio per creare l'erba.
Ok ragazzi, credo di aver completato. Ora metto un po' di questa ghiaia a terra. Un sacchetto come questo da 1 chilogrammo costa intorno ai 2, massimo 3 euro. Come già vi ho detto, tutto quello che ho utilizzato in questo video vi ho messo i link in descrizione. Dunque, se volete anche voi replicare il progetto, per acquistarli non dovete fare altro che cliccarci sopra. Allora ragazzi, guardate, con un po' di polistirene, un po' di cartone e qualche colore acrilico abbiamo realizzato qualcosa di abbastanza carino. Ovviamente questo è solo un lavoretto semplice che tutti possono fare, non è nelle mie intenzioni confrontarmi con i grandi professionisti che fanno questo per mestiere qua nella città di Napoli. Anche di notte è molto bello guardare quello che abbiamo fatto. Vorrei farvi notare il tipo di illuminazione che ho utilizzato, infatti è stata fatta con dei speciali LED che emettono una luce con certo tremolio. Non so se sono stato chiaro, ma come vedete la luce emessa da questi LED non è fissa, ma lampeggia quasi in modo impercettibile, tale da simulare l'illuminazione di un tempo che era fatta proprio con le lampade ad olio oppure con le candele accese. Bene signori, spero di esservi stato di aiuto con questo mio video. Mettete un mi piace se potete e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi progetti. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e soprattutto vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!